We're still together with Franco Marulli, the Bolognano's historian. Can we say that you are an historian for passion, for Yes, love? yes. You have a passion for history. Yes. Okay. We are now in front of Santa Maria delle Grazie Rural Church, and you will tell us something or everything about this church. Let's go. Ci troviamo nella chiesa di Madonna delle Grazie di Bolognano. Chiesetta rurale perché in realtà questa chiesa del XVII secolo era meta della fermata dei pastori che da Bolognano e dai paesi limitrofi andavano verso il Gran Tratturo Centurelle-Montesecco. Altra particolarità di questa chiesetta rurale sono le 4 croci che vedete di legno, che secondo la tradizione vogliono rappresentare i 4 evangelisti. E come vedete le 2 finestre laterali che sono ad altezza uomo sono fatte in questo modo proprio perché loro potevano dal di fuori della chiesa, senza dover entrare con gli animali, ascoltare la funzione religiosa. E ascoltavano le funzioni da fuori, dalle finestre, perché non potevano entrare avendo il gregge di pecore. Tant'è vero che in questa finestrella troviamo sul davanzale l'acquasantiera. Qua c'era l'acqua santa e da fuori si crocisegnavano e il prete dava loro la benedizione. E secondo una tradizione antica fa risalire la sua costruzione all'anno della scoperta dell'America, 1492. Questa tradizione la si può ricercare nel fatto che si pensa che all'interno della Sacra Reliquia esistente all'interno dell'altare che noi adesso vediamo ci siano i resti del Santo Cristoforo. Il popolino, chiamiamolo così, ha abbinato questo fatto con il fatto religioso. Per cui sicuramente la chiesa è stata realizzata dopo questo anno, 1492, però la tradizione vuole questo. Inoltre, fino al 1800 circa, all'interno della chiesa venivano seppelliti i morti. Questa è la botola, l'ossario, perché i cimiteri vennero realizzati con l'editto napoleonico. Adesso noi qua abbiamo delle riproduzioni perché gli originali sono depositati nella chiesa madre di Sant'Antonio Abate di Bolognano, che dista solo 500 metri da dove parliamo. C'è un quadro del 1853 di De Benedictis, famoso pittore dell'epoca di Guardiagrele, e l'originale, ripeto, si trova lì. E il quadro rappresenta il Papa, la Madonna, il santo trafitto dalle frecce, e in più questi 2 signori che vediamo qua sono i donatori del quadro. Uno dei 2 era un certo ricco, che era un maestro cordario di Bolognano, perché dobbiamo sapere che a Bolognano c'era l'industria della corda, almeno nel Medioevo, che ha donato questo quadro alla chiesetta di Madonna delle Grazie, forse per grazia ricevuta. Abbiamo la riproduzione della Madonnina, della Madonna delle Grazie, il cui originale, ripetiamo, si trova nella chiesa madre. Se guardiamo da fuori la chiesa, vediamo che c'è una porta che è stata richiusa.
Questa è la Porta Santa, famosa Porta Santa richiusa, come vedete si vedono ancora gli stipiti. Ogni 25 anni questa porta veniva aperta, cioè praticamente era come se il fedele si fosse recato a Roma, alla Basilica di San Pietro, per la benedizione papale, e guarda verso la cattedrale di Chieti, l'antica teatro.